Ciao a tutti ragazzi, rieccomi qua, sono Megaticcher, di nuovo qua tra le mie mani, le cuffie da 6 milioni di dollari. Ebbene sì, sto parlando delle Bang & Olufsen, delle cuffie che avevo unboxato qualche tempo fa, mi sono preso un po' di giorni per testarle e potervi dire se valgono la spesa oppure no. Per quelli che non amano sentire le recensioni fino in fondo, o neanche 10 minuti di recensione di Megaticcher, vi dico già che questa sera sono molto contento perché domani santo Amazon verrà a casa mia, mi ritirerà queste cuffie e finalmente potrò riavere in mano i miei 500 euro. Ebbene sì ragazzi, vi ho già spoilerato il risultato finale, il mio giudizio finale su queste cuffie. In realtà i più attenti già dal titolo avevano capito che insomma non erano proprio di mio gradimento, o meglio le cuffie hanno sicuramente dei lati positivi, andrò a elencarli tutti, chi vuole stare con me ed è curioso di sapere cosa hanno di positivo e negativo, io sarò come sempre imparziale nel mio giudizio. Quindi registratevi al canale, lasciate il like se vi sarà piaciuto il video e accendete la campanella per non perdere i successivi. Iniziamo dall'analisi dei materiali e delle funzionalità dei tasti sopra i nostri padiglioni. Come già detto in fase di unboxing, materiali sicuramente pregevoli, questo alluminio dell'archetto esterno, questo padiglione acciaio, la fasciatura, la copertura in pelle, e direi che le qualità di questa cuffia in quanto a materiali finiscono qui. Se andiamo ad analizzare la plastica usata, come vedete qui all'interno, secondo me è una plastica assolutamente al di sotto del prezzo di queste cuffie, al di sotto del segmento in cui vogliono ricadere, così come in realtà questa stoffetta, questo archetto interno, ma anche il padiglione, secondo me non è nulla di eccezionale. I comandi di questa cuffia sono posizionati sui padiglioni e alcuni comandi possono essere azionati col doppio tap su ognuno di questi padiglioni in acciaio. Iniziamo col dire che è molto comodo lo slide da fare su queste due strisce, una preposta ad alzare e abbassare il volume, l'altra preposta al bilanciamento dell'audio chat e gioco durante le sessioni su Xbox. Mentre invece le si utilizzano Bluetooth, avremo sempre un alza e abbassa volume, mentre invece dall'altra parte avremo la regolazione della riduzione del rumore o la modalità trasparenza. Iniziamo subito col dire che questo tasto accensione, come vedete, funziona al semplice click. Questo, sebbene sia più immediato da accendere e da spegnere, quando se le si ha in testa, le si vanno a prendere, spesso e volentieri si clicca per sbaglio e quindi avremo la disconnessione delle nostre cuffie. Per una cuffia da gaming sicuramente più gradita la pressione prolungata del tastino, non come quelle cuffie che devi stare 10 minuti a tenerlo premuto per accenderle, ma un 2-3 secondi, in modo da non avere proprio l'effetto sbaglio, clicco e spengo tutto. Beh, sarebbe stata sicuramente una scelta più gradita. Come dicevo invece i selettori sono assolutamente ben riusciti, complice anche il fatto che nella cuffia ci saranno degli avvisatori acustici quando si sarà raggiunto il livello massimo, il livello minimo e il livello intermedio per quanto riguarda il balance appunto del volume della chat e del gioco. Carino poi il doppio tap per mutare il microfono o per mettere in pausa la nostra musica qualora lo usassimo in Bluetooth. Ho parlato dei materiali, vi parlo del peso, assolutamente cuffie leggere, comode, molto comode in testa, sebbene adesso d'estate questi padiglioni comunque iniziano a tenere un po' caldo le orecchie. Nulla di eccezionale, in realtà ad esempio le cuffie dell'Xbox, quelle originali Microsoft, hanno un effetto cottura delle orecchie molto più grave. La cosa strana, particolare, è che le cuffie in testa non isolano quasi nulla dall'ambiente esterno, quindi sentiamo tutti i rumori esterni, salvo poi modificare questa cosa smanettando nella riduzione del rumore, nella modalità trasparenza o nella modalità per farvi ascoltare la propria voce durante il gioco. Tornando al discorso dell'accensione, l'accensione di fatto accende le cuffie ma non le fa connettere direttamente all'Xbox. Per far ciò dovremo andare a schiacciare questo tastino di pairing. Il risultato sarà una connessione rapida, niente da dire, però sicuramente un doppio passaggio, non è del tutto immediato. Stessa cosa allo specchio
spegnimento della cuffia, l'Xbox non si spegnerà da sola. Questo è un peccato, ma di per conto le cuffie che lo fanno sono anche quelle cuffie che una volta accese accendono automaticamente l'Xbox, e se invece le volevamo usare in modalità Bluetooth per ascoltare la musica saremmo dovuti andare a spegnere l'Xbox, mentre invece in questo caso questo piccolo contrattempo non accade. Tornando un attimo alle funzionalità di riduzione rumore, voce nel microfono e modalità trasparenza, vi posso dire che funzionano tutte e tre abbastanza bene. Quella che mi è piaciuta di meno è la propria voce, il ritorno in cuffia della propria voce, perché è un ritorno molto molto blando. Non che io sia un amante del ritorno prepotente in cuffia, ma ho avuto modo di confrontarmi con diversi gamer e per alcune esigenze o gusti personali alcuni avrebbero sicuramente gradito un ritorno in cuffia molto più prepotente. Diciamo che questa cosa, vi farò vedere nell'applicazione, è una cosa regolabile. Se l'avessero messa molto alta a regolazione massima sarebbe stata sicuramente cosa gradita. Parliamo poi un attimo delle prestazioni Bluetooth e Wi-Fi. Quanto campo hanno, quanto posso distaccarmi dalla mia fonte sonora e quando poi perdo il segnale come si comportano. Per quanto riguarda il Bluetooth è assolutamente nella media, non eccelle, non è una delle cuffie che mi permettono di andare fino in bagno di casa mia e ascoltarmi in relax, in totale relax, la propria musica. C'è di buono che col Bluetooth quando torno vicino alla fonte riprendono subito la connessione senza alcun intervento da parte mia. Cosa che invece non posso dire per quanto riguarda la modalità Wi-Fi. Queste cuffie quando mi allontano dall'Xbox, quando sono collegata all'Xbox, hanno un range di funzionamento medio, direi, forse leggermente sotto la media, ma la cosa veramente brutta è che quando perdono la connessione tornando in stanza, se non andiamo a schiacciare il tastino, scusate, eccolo qui il tastino di connessione all'Xbox, queste non si ricollegheranno mai. Stranamente la riduzione del rumore funziona meglio in Bluetooth che in modalità Wi-Fi, mentre invece non ho nulla da segnalare per quanto riguarda la modalità trasparenza. Se io l'attivo sento abbastanza bene ciò che succede all'esterno. Una precisazione, ma poi lo vediamo quando vi faccio vedere l'applicazione da cellulare: se le connetto all'Xbox, la modalità ANC e ritorno della propria voce dovrò andarla a regolare dall'applicazione sul telefono e non avrò la possibilità di farlo direttamente in cuffia. Ultima cosa riguardo al ritorno di voce in cuffia: se l'audio del gioco è basso o nullo, se vado ad alzare al massimo l'impostazione sentirò un grosso fruscio tornarmi indietro dalle cuffie. Una delle cose più assurde di questa cuffia poi, che reputo assolutamente un difetto, è il fatto che Bluetooth e Wi-Fi non vanno a braccetto. Le cuffie possono essere utilizzate connesse in una modalità alla volta. Le state usando su Xbox e quindi Wi-Fi? Ebbene sì, non potrete utilizzare il Bluetooth né per ricevere telefonate né tantomeno per mischiare, sentirvi un sottofondo musicale magari dal vostro cellulare, cose che assolutamente le altre cuffie fanno. Stessa cosa, se siete in connessione Bluetooth non potete utilizzare quella Wi-Fi. Questo lo si vede anche guardando proprio l'applicazione che mi seleziona o la modalità Bluetooth o la modalità Wi-Fi. Ci sono poi tre pregi di cui vi voglio parlare. L'autonomia direi che è più che buona, le ho caricate una sola volta ma ci sono andato veramente per le lunghe. Altra qualità da riconoscere a queste cuffiette è la latenza in Bluetooth. Guardando un film in televisione o comunque collegando in Bluetooth l'apparecchio alla fonte, la corrispondenza labiale suono percepito non discosta assolutamente, quindi non c'è una latenza come succede in alcune cuffie dove c'è l'effetto doppiaggio alla cinese. Tu vedi il personaggio che parla e dopo 2-3 secondi ti arriva la voce. Ancora una nota positiva per quanto riguarda il microfono: in game mi hanno detto che mi sentono bene, chiaro, forte, e io vi lascio adesso un piccolo test di un mio parlato in modalità Bluetooth su PC. Eccoci qua con la prova di registrazione per testare il microfono.
In questo momento le cuffie sono collegate al PC tramite Bluetooth. Ho già fatto vari test e ho visto che la connessione Bluetooth e la connessione Wi-Fi di fatto non hanno alcuna differenza, quindi qua vi porto solo questa registrazione. A mio giudizio l'audio è buono e come mi è stato confermato in game, i miei interlocutori mi sentivano forte e chiaro. Lascio quindi a voi un giudizio finale. Direi quindi a questo punto, ragazzi, che possiamo andare a prendere il mio cellulare, vedere l'applicazione come funziona per poi passare alle conclusioni finali. L'applicazione, come vedete, si chiama Bang & Olufsen, la potete scaricare dal market, la andiamo ad avviare e qui vi devo segnalare una certa instabilità dell'applicazione, una certa difficoltà le prime volte a connetterle alla cuffia. In questo caso io ho già fatto tutto, basterà che tocco la scritta BioPlay Portal ed ecco che se vado a accendere le nostre cuffie in qualche istante dovrebbe collegarsi al telefono. Io da qui posso decidere di alzare il volume, modificare l'equalizzazione con dei preset, andare invece qua dentro dove abbiamo questa ruota che funziona piuttosto bene. Non è il classico grafico che mi fa equalizzare il volume, ma è una rotella che mi dice dove voglio spingere il suono: energico, toni bassi intensi, alti intensi, intensità media, eccetera eccetera. Una volta trovato il preset che si desidera, si schiaccia salva, si torna indietro e lo si trova in queste modalità di ascolto. Questo funziona molto bene quando si tratta di ascolto di musica e connessione, quindi Bluetooth al telefono o una fonte musicale, mentre invece, ahimè, non posso dire la stessa cosa per quanto riguarda l'equalizzazione con i giochi. Come vedete poi trasparenza, si va dalla trasparenza alta, quindi sento tutto quello che mi succede intorno, alla regolazione della riduzione del rumore. Ovviamente mettendo tutto in centro si ha una situazione neutra. Ricordo che il Dolby Atmos è presente ed è regalato con queste cuffie e ci mancherebbe, mi verrebbe da dire. Un'ultima cosa che volevo farvi vedere è che in dispositivi Bluetooth io posso andare a selezionare un tipo di connessione che mi dice più stabile o migliore qualità del suono. Ebbene sì, io le ho provate tutte e due, non cambia a mio giudizio assolutamente nulla, la stabilità del Bluetooth è la medesima, così come secondo me la qualità del suono. Passiamo invece adesso con la connessione, come vi dicevo, alla nostra Xbox. Io tengo tenuto il tastino, vedete che sta lampeggiando e dopo un po' la nostra cuffia, come vedete, si è collegata con successo alla nostra Xbox. Anche in questo caso potete regolare il volume da qui, oltre che dai padiglioni della cuffia, potete andare a impostare delle modalità di equalizzazione, mentre invece in questo caso abbiamo il grafico per fare un'equalizzazione personalizzata. Probabilmente avrei gradito di più la soluzione del Bluetooth con la musica, dato che era molto più sensibile. Qua se vado a cambiare questi parametri, sinceramente io non trovo un effetto soddisfacente. Anche qui abbiamo ambiente circostante, ritorno della voce, vedete, alta, massima e riduzione del rumore, mentre invece sotto, selezionabile anche questo dei padiglioni, abbiamo le impostazioni per regolare la chat, la voce verso la chat vocale, mentre invece dall'altra parte andiamo verso l'audio del gioco. Direi quindi, ragazzi, che vi ho fatto vedere tutto quello che c'era da vedere nella applicazione. Mi è rimasto in mano un padiglione e sono anche contento di farvi vedere che sono sostituibili, sono estraibili in maniera semplice e forse, visto che mi è rimasto in mano senza volere, anche fin troppo semplice. Direi che non ho altro da dirvi, ragazzi, se non passare alle conclusioni, a dirvi perché io rimando indietro queste cuffie e poi, se volete, se vorrete, a parlarne sotto nei commenti per sbizzarrirvi con domande, vostri giudizi, vostre opinioni, eccetera eccetera.
Sono cuffie che non reputo assolutamente superiori ad alcuni modelli, andate nella playlist e vedrete quelli che ho già provato per Xbox, e quindi di fatto non posso assolutamente giustificare un prezzo di 500 euro. Per quanto riguarda l'audio, che non ve ne ho ancora parlato, per quanto riguarda la musica vi dico che assolutamente si sentono molto bene, ma per quanto riguarda la resa in game, io sono rimasto veramente deluso. Smanettando con i vari sistemi elettronici di avolerie che riducono il rumore, vi fanno sentire la voce, eccetera eccetera, secondo me l'audio viene inquinato. Ma comunque, anche lasciando in posizione neutra, abbiamo un audio che non enfatizza per nulla i bassi, non mi dà assolutamente una direzionalità soddisfacente, e nel complesso, ripeto, non lo trovo assolutamente non solo da cuffia da 500 euro, ma anche lo criticherei se fosse una cuffia da 200-150 euro. Per intenderci, vi dico un mio giudizio personale: le cuffie della Microsoft da 100 euro, anzi da 99, sebbene pompino un po' troppo sui bassi, le preferisco assolutamente come audio generale per videogiocare. Probabilmente Bang o Flussen o come cavolo si chiama è abituata a fare cuffie audiofile, quindi poco a che vedere con quelle che sono le necessità di noi videogiocatori. Sicuramente encomiabile il tentativo, un po' meno encomiabile la presunzione di mettere a 500 euro delle cuffie che non valgono, a mio giudizio, assolutamente quel prezzo, e quindi per questi motivi, come vi dicevo, sono ben felice di rispedirle al mittente. Assurdo poi, come vi dicevo, la scelta di lasciare separate le tecnologie Bluetooth e Wi-Fi, cosa che non mi consente di mischiare le sorgenti, e quindi ricevere una telefonata durante il gioco non posso farlo, ascoltare della musica durante il gioco non posso farlo, e quindi mi chiedo a cosa serva veramente avere la connessione Bluetooth e Wi-Fi nella stessa cuffia. Per questo video è veramente tutto, ragazzi. Se vi è piaciuto lasciatemi il like, commentiamolo insieme, ricordatevi sempre di andare giù in descrizione a vedere i miei link, i modi anche per aiutare Megaticker a sostenerlo nella sua impresa su YouTube. Noi ci vediamo alla prossima, un grosso salutone, qua è Megaticker e ciao!